Buongiorno, oggi mi sono svegliata presto e sono ancora un po' stanca. Mi piace iniziare la giornata bevendo il caffè e leggendo. Quando mi sono appena svegliata non sopporto gli schermi, ho gli occhi molto sensibili e secchi e quindi devo stare attenta a non fissare troppo a lungo un schermo, un display. Perciò prima ora nel weekend di solito la passerò leggendo. Per oggi ho deciso di dedicare l'intera giornata allo studio dell'italiano e di parlare e di pensare solo in italiano, così da immergermi completamente nella lingua. Ho pensato che ci non fosse esercizio migliore che girare un video interamente in italiano. Il mio obiettivo è passare qualche ore a studiare, vedremo fin dove arrivo. Ho voglia fare un po' di tutto, ascoltare podcast, leggere, ripassare le flashcard, guardare video su YouTube e parlare con voi. La settimana scorsa mi sono già preparato un po' per questo video, ho visto diversi vlog in italiano e ogni volta che pensavo, ecco, un'espressione che potrei usare per descrivere, per esempio, la mia routine mattutina, la scrivevo subito nel mio quaderno. Stamattina, dopo aver letto per un'ora, ho fatto un everything shower, come si dice in italiano, non lo so. Ho fatto una doccia completa, una doccia tutto, mi sono sistemata i capelli e ho messo un po' di trucco, tipo fine settimana, molto leggero. E ora voglio dedicarmi a tutte le mie attività preferite, però in italiano. È una giornata molto grigia, molto nuvolosa, ma ci sarà una giornata fantastica, lo sento. Ho un libro di Holly Richards, Italian Intermediate 101 o 101, e questo libro è una storia, quindi non sono solo dialoghi sparsi, ma conversazioni che messe insieme raccontano una trama, una propria storia. Sono arrivata al dialogo 30 e ho comprato anche il audiolibro e posso leggere e ascoltare allo stesso tempo. Alla stazione. Ok, sono arrivata al dialogo 52 e proverò a spiegarvi brevemente di cosa parla la storia. Si svolge nel mondo dell'arte e succede una cosa particolare. In un museo di Roma è comparso all'improvviso un quadro sconosciuto. Nessuno sa perché sia lì, chi l'abbia commissionato, né tantomeno chi sia l'artista. E su questo quadro
in un'immagine piena di personaggi, situazioni e minuscoli dettagli sono rappresentati 5 crimini, 5 delitti, crimini che avverranno proprio lo stesso giorno. E a questo punto la polizia cerca di anticipare i criminali e impedire che quei delitti accadano davvero. E a me sta piacendo tantissimo, è ben scritto, è ben letto e per chi sta imparando la lingua è molto utile seguire una storia costruita attraverso i dialoghi e non soltanto tramite descrizioni, perché la maggior parte dei libri è scritto in terza persona e certo sono comunque dei dialoghi, ma qui sono integrati in modo davvero raffinato. Allora, il prossimo punto nella mia agenda è l'allenamento. Andiamo in palestra a scolpire un po' il corpo e i muscoli e dopo forse vorrei concedermi una bevanda troppo cara, costosa, al coffee shop dietro l'angolo. Andiamo! Adesso ascolto l'ultima puntata del mio podcast preferito. Oggi parlano di come l'apprendimento delle lingue abbia cambiato le loro vite. Un tema davvero bellissimo e di solito ascolto più volte, una volta leggendo insieme alla trascrizione e poi solo ascoltando senza leggere e poi ancora fermo dopo ogni frase per ripeterla ad alta voce e a volte prendo anche qualche appunto. Per non perdervi i prossimi episodi. Fantastico, allora direi che possiamo iniziare e parliamo un po' di lingue. Tra l'altro, Masha, tu hai una grande storia con le lingue perché parli tante lingue. Sì, Perché sì, parli esatto. tante Ne ho lingue. studiate tante, poi Ne ho parlare studiate fluentemente tante. tutte è difficile, ma sì, sì. Con quali ti senti più sicura di quelle che conosci? Con quali ti senti più sicura di quelle che conosci? Con quali ti senti più sicura di quelle che conosci? Penso Ma me l'hai mai detto? Ma me l'hai mai detto? Funziona in modo un carattere, se non l'hai mai visto, è molto difficile. non avremmo altrimenti Mai potuto fare? E Iniziamo da te. Ok. Ho mia nonna che parla solo russo, non parla italiano, e anche i miei zii. E quindi poi ho deciso all'università di studiare russo, oltre a Sono un po' stanca, ma io voglio passare sulle mie flashcard per circa 45 minuti, tipo di active recall, e cioè mi interrogo attivamente e ne faccio anche una registrazione audio in modo da poterle riprodurre domani. Questo è il miglior consiglio che vi posso dare, l'ho spiegato nei dettagli nel mio ultimo video e dopo forse farò un episodino. Si sono già iscritte 1 milione di persone a questo media. Si sono già iscritte. Se non fossi così sprovveduta, non crederesti a tutte le bugie che ti racconta. È vero, vorrei solo starmene in pace senza che nessuno mi disturbi. Nel weekend me ne sto sparanzato sul divano e guardare serie TV.
Allora, dopo aver fatto il pisolino, mi è venuta voglia di quella bevanda molto costosa e ho letto un po' nel caffè in inglese. Sto ancora leggendo lo stesso libro di 2 settimane fa, Circe, e poi i miei amici mi hanno chiesto che volevo andare al mercatino di Natale e abbiamo bevuto vin brûlé, Glühwein, e ora sento un po' ubriaca. Non lo so come si dice tipsy in italiano. Nelle opere i protagonisti sono sempre ubriachi. Un attimo, sbronza, sbronzo, brilla, allegra. Sono molto allegra. E adesso inizia il momento chill. Voglio vedere qualche video su YouTube e voglio vedere e cercare se esistono dei booktuber italiani, perché amo leggere, ma purtroppo ho troppo poco tempo per farlo. In realtà passo praticamente ogni minuto libero a studiare le lingue e in questo periodo sto lavorando tantissimo, quindi leggo ancora meno del solito. Però per restare almeno un po' aggiornata guardo volentieri i canali BookTube. Di solito seguo creatrici inglese, ma magari c'è anche qualcosa in italiano. Credo di aver trovato una ragazza che mi piace. Parla di libri di cui non ho mai sentito il titolo, ma capisco molto bene il suo italiano e questa donna mi sta simpatica, molto importante. Mi iscrivo subito al canale. Adesso mi metto a cucinare, ho tanta fame, ho i medaglioni al tartufo insieme al parmigiano reggiano, ma non ho voglia che questo video diventa troppo lungo e mi fermo qui. Grazie per aver guardato questo video e buona seconda domenica di Avvento e alla prossima. Ciao!